Salve a tutti, ho deciso di fare questi video dopo varie richieste da parte di alcuni di voi e domande nel gruppo che gestiamo su Facebook, Pappagalli in Famiglia, su come gestire e addomesticare i nostri pappagallini. Molti hanno problemi di gestione, non riescono a addomesticarlo, addirittura anche in cose semplici come riuscire a farli ritornare in gabbia. E quindi l'argomento che tratteremo quest'oggi è proprio come riuscire a addomesticare i nostri pappagallini e riuscire a farsi amici, proprio come Sky. Ciao, lui fa la sua pappina qua. Una delle domande che mi viene posta più frequentemente è proprio quella se tutti i pappagallini si possono addomesticare, quindi quelli allevati a mano, svezzati con la classica pappina del becco, oppure anche quelli cresciuti in modo naturale e svezzati dai loro genitori. Bene, la risposta è sì, tutti i pappagallini si possono addomesticare, però ci sono delle cose che dobbiamo fare. Che cosa dobbiamo fare? Innanzitutto dobbiamo esaminare noi stessi e quindi il nostro atteggiamento dovrà essere tranquillo, pacato, parlare a bassa voce, cercare di non avere movimenti scattosi, perché persone che hanno un timbro di voce troppo alto o dei movimenti scattosi avranno pochissime probabilità di poter riuscire nel loro obiettivo. Una cosa molto importante quindi è quella di cercare di mettervi nella condizione mentale e di immedesimarvi un po' nei vostri pappagallini. Quello che voglio dire è iniziare a vedere le cose un po' secondo il loro punto di vista e non il vostro, consapevoli che loro in natura sono delle prede e noi dei predatori. Quindi uno sguardo e un gesto errato può essere per loro interpretato come una minaccia di morte, quindi dovremmo fare attenzione a questo. Di fondamentale importanza è la gabbia e l'ambiente dove essa viene posizionata. Il vostro pappagallino dovrà sentirsi al sicuro, date a lui il tempo di potersi ambientare. Quindi per far questo la gabbia non deve essere assolutamente posizionata a terra, ma sempre sollevata almeno 80 cm e disposta su una base. Il pappagallo in questo modo si sentirà più sicuro e protetto da predatori, anche se non ce ne sono, ma è nel loro DNA di temere e darsi alla fuga. Quindi dovremo cercare di dargli più sicurezza possibile. La gabbia dovrà essere ben allestita, con posatoi in legno, 1 o 2 giochini al massimo, dimensioni che gli permetteranno di fare voletti in lunghezza e non in altezza. Loro gradiscono molto di più lo sviluppo della gabbia in lunghezza, quindi evitare assolutamente gabbie cilindriche o strette e alte. La gabbia, come dicevo, dovrà essere sollevata da terra e ci permetterà questo di poter interagire meglio con il soggetto, rendendogli più facili le uscite e le entrate nella propria gabbia. Un'altra cosa da evitare è che nel momento in cui vi prendete il tempo di fare amicizia con il vostro piumoso, di lasciare correre bambini, animali vicino a voi e alla gabbietta che potrebbero spaventarlo. Createvi piuttosto un ambiente tranquillo e silenzioso. Una volta che un nuovo pappagallino entrerà nella vostra casa, dovrà avere il tempo di ambientarsi. Quindi visualizzando la stanza e le persone che vivono intorno a lui. Inizierete a parlargli con tono pacato e cercate di offrirgli un premio che non sia una cosa che ha già nella gabbia, ma una novità piacevole e curiosa.
Molti per sentito dire o perché magari pensano di far bene usano la tecnica del semino sulla mano, ma come ho detto prima è da tenere presente che il pappagallino avrà timore della mano, quindi nei soggetti che ancora non sono abituati al contatto umano è bene usare un mezzo, qualcosa che ci permette sì di interagire con il pappagallino anche dall'interno della gabbia, ma mantenendo la dovuta distanza. Un mezzo che ci può permettere questo è la spiga di panico. La spiga di panico è ottima per questa operazione, oppure una foglia di verdura a gambo lungo. Questo vi renderà le cose molto più facili. Un'altra cosa di fondamentale importanza è il riposo. Un pappagallino riposato è un pappagallino rispettoso, tranquillo. Ricordate che devono poter dormire almeno 10-12 ore di fila, al riparo da luce e rumori. Quindi teniamo presente che loro in natura vanno a dormire poco prima del calare del sole. Quindi è opportuno mantenere queste abitudini che avrebbero in natura. In casa si può fare coprendo la gabbia con un telo in cotone e posizionando la gabbia stessa in una stanza tranquilla e più possibile a distanza da rumori che potrebbero dar loro fastidio. Arrivato il momento di poter liberare il pappagallino, dobbiamo assicurarci di aver messo la stanza in sicurezza e soprattutto con soggetti selvatici che saranno in un primo momento disorientati, spaventati, molto probabilmente il loro volo le prime volte sarà quindi insicuro. È opportuno tenere quindi le tende chiuse alle finestre, rimuovere eventuali oggetti pericolosi e tossici come statuette o altre cose pesanti che potrebbero cadere, attenzione alle piante da appartamento tossiche, cornici dei quadri, brillantini, altri piccoli oggetti che potrebbero ingerire e quindi dare dei problemi a loro. Anche nastri colorati, la tinteggiatura dei nastri colorati potrebbe essere tossica per loro. Arrivato il momento di lasciare lo sportellino aperto della gabbietta, lasciate che il vostro pappagallino scelga lui se uscire oppure no, non forzatelo mai. E una volta uscito lui può darsi che volerà in alto mettendosi in sicurezza per esaminare l'ambiente. Poi dopo non avete fretta voi, sedetevi a tavola o su un divano, state tranquilli e vedrete che prima o poi lui sceglierà se posarsi su di voi, sulla vostra testa o sulle vostre spalle, oppure tornare sopra la gabbietta e cercare il punto di ingresso, perché la sua gabbietta l'abbiamo messa in sicurezza e quindi lui lì si sentirà sicuro di poter rientrare. Un posatoio posizionato davanti all'ingresso di entrata gli agevolerà appunto l'entrata nella sua gabbietta. Non aspettatevi che tutto riuscirà subito il primo giorno, ma date a lui tempo di potersi ambientare e capire un po' che cosa sta succedendo e con chi ha a che fare. Mi raccomando una cosa, di fare molta attenzione con questi soggetti, sempre soggetti più che altro che sono selvatici, tende chiuse davanti ai vetri, perché loro tenderanno ad andare verso l'esterno e quindi potrebbero ferirsi e farsi male. Bene, con questo voglio concludere ricordandovi che chi lo desidera può iscriversi, venirci a cercare nel nostro gruppo di Pappagalli in Famiglia. Salve a tutti da me e da Sky. Vero Sky? Saluta, ma stai sempre a mangiare, che vi faccio mancare da mangiare. Ciao ciao!